da una famiglia molto numerosa, una famiglia molto cattolica, ma con dei genitori molto idealisti. Che pensavano sempre al sociale, non solo alla loro vita, ma anche a fare qualcosa per gli altri e per la società. Allora io vengo da questa imprinting di famiglia. Con i miei fratelli, i più grandi, i maggiori, abbiamo fondato, quando eravamo giovani, un centro attività sociali con gli altri giovani e lì ho fatto le migliori esperienze della mia vita, esperienze collettive, di gruppo, di impegno e politiche, ma in senso sociale, non partitiche. Impegno politico ma non partitico. Volevamo stare con la gente e portare avanti le esigenze della gente, non del partito. E io ho conosciuto Sergio in questo contesto di gruppo. Io appartenevo alla prima metà dei fratelli. Noi eravamo in 11 fratelli. Eravamo un po' poveri come famiglia. Un po' poveri, dopo gli altri fratelli, l'altra metà, sono andati meglio perché i più grandi lavoravano. E prima c'era solo mio padre che lavorava, mia madre era casalinga. Quando ho cominciato a fare un lavoro di tipo sociale, con i poveri, gli emarginati della società, con gli immigrati, io ho capito che noi non eravamo così poveri come famiglia, non eravamo così miseri, perché ho capito che la mia famiglia era povera materialmente ma non spiritualmente. E quindi questa è stata la nostra salvezza spirituale, assolutamente sì. Io sono molto grata, e anche i miei fratelli, siamo molto grati ai nostri genitori per questo, perché i miei genitori, pur avendo dei problemi economici, materiali, ma loro non parlavano di problemi materiali, parlavamo sempre di qualcosa di più alto. Tanti anni fa quasi tutti i paesi vicino a Milano erano agricoli, soprattutto agricoli. C'era molta campagna tra Milano e i paesi, i villaggi, e quindi noi siamo cresciuti nella natura, con gli animali, e in Lombardia la struttura dei paesi è fatta con tanti cortili. Da una parte della costruzione ci sono le case, le abitazioni delle persone che vivono, e dall'altra, della corte, c'erano gli animali, c'erano gli orti, le jardin pour les légumes, comme ça. Dopo, quando io ho studiato pedagogia e psicologia, ho capito che noi avevamo fatto un'infanzia perfetta per i bambini, contatto con gli animali, liberi nella campagna. Erano i primi anni 60 per le famiglie operaie, per le famiglie povere, per le famiglie più semplici. Era già tanto studiare per avere un diploma.
e sono andata in una scuola in un paese vicino al nostro, una scuola di suore e quindi di stampo religioso, ma molto con degli insegnanti anche non religiosi e eccezionali, con la mente molto aperta, soprattutto perché avevo dei professori molto in gamba, molto buoni. E poi diciamo che per la mia formazione mi ha aiutato tantissimo anche a lavorare a Milano. Milano è stata un'esperienza molto positiva, molto grande per me, come lavoro di educatrice e lavoro con le famiglie dei bambini. Erano anche anni speciali, storicamente e politicamente speciali, perché erano gli anni dopo il 68, gli anni 70, gli anni delle Brigate Rosse, e c'era molto senso dell'impegno sociale nella scuola. Devo dire che il contatto con la città di Milano mi ha fatto vedere tante realtà interessanti e molto varie, perché in un piccolo paese cioè, si fa un'infanzia molto bella ma anche molto protetta e anche un po' chiusa. I miei genitori erano molto cattolici ma erano aperti anche al cambiamento della società in quegli anni. Per esempio, se lo posso dire, mia madre ha fatto 11 figli, ma lei, a me e alle mie sorelle più grandi, ci ha detto a un certo momento che era giusto usare gli anticoncezionali, che non era più tempo di fare tanti bambini, e ha detto una cosa molto, molto bella, molto liberatoria per noi. Lei ci ha detto, mi raccomando, se rimanete incinta, non sposatevi perché siete incinta, rimanete qua, che io ho allevato tanti bambini, vi aiuto a allevare anche l'altro. Io ho provato un senso di liberazione grande in quel momento lì, veramente. E poi politicamente io e i miei fratelli più grandi abbiamo fatto al contrario dei nostri genitori. Siamo andati da un'altra parte, come normale, fisiologico, ma loro hanno capito il nostro bisogno e ci hanno sempre sostenuto nelle nostre battaglie sociali, veramente sono stati molto aperti, sì, li ringraziamo per questo. E noi avevamo degli altri amici con dei genitori apparentemente più evoluti, ma non erano evoluti mentalmente. Durante dei gruppi di studio del nostro gruppo, un po' di formazione politica e sociale, Sergio era nel mio gruppo. E noi andavamo a fare gruppi di studio sul capitalismo e il socialismo a casa di Sergio, perché Sergio abitava già da solo con suo fratello, non più in famiglia, e quindi avevano la casa libera. Poi dopo un po' di incontri si faceva un'assemblea generale dove tutti i gruppi si confrontavano sui contenuti dei gruppi di studio. E dopo si sono formati altri gruppi e mio fratello, che era il leader di questo gruppo, il mio fratello più grande, ha detto, adesso noi eravamo tutti seduti in cerchio, lui ha detto, ci numeriamo 1, 2, 3, 1, 2, 3,
tutti gli uno insieme, tutti e tre. E io ero ancora tre, Sergio era ancora tre. E allora abbiamo continuato il lavoro dei gruppi di studio, ma eravamo ancora insieme. E da lì abbiamo approfondito la nostra conoscenza, mia e di Sergio, ovviamente. Io conoscevo Sergio, ma non ero amica di Sergio. Primo perché era più giovane e io stavo con i più grandi. E poi eravamo tanti giovani. Lui è arrivato dopo nel gruppo. Io ero tra i gruppi fondatori con i miei fratelli, le mie sorelle ed altri amici. Una sera, di sabato sera, tutti i giovani si trovavano nel bar nel nostro gruppo, e molti giovani, ragazzi e ragazze. E io parlavo con una mia amica, parlavamo delle nostre delusioni amorose, delle storie amorose, e dunque io a un certo punto ho detto alla mia amica Alessandra, in mezzo a tutti questi ragazzi, l'unico, e intanto guardavo, dicevo, l'unico che può suscitare in me qualcosa è quel ragazzo, ed era Sergio che stava dietro di me. Incredibile, ma non pensavo assolutamente di andare con lui, assolutamente. Eh. Ero anche molto impegnata nei gruppi di donne per aiutare le donne in difficoltà. E c'era un gruppo donne, ci si trovava per discutere, per fare autocoscienza e per creare delle strutture, aiutare le donne più povere, più svantaggiate, svantaggiate a vivere la loro femminilità, la loro condizione di madre e di donne in modo più positivo e più ricco per loro. Come educatrici noi volevamo essere molto vicine alle famiglie, volevamo che la scuola fosse vicina alle famiglie, e quindi eravamo noi le prime a far entrare i genitori nelle famiglie e nella scuola, e soprattutto a far sentire i genitori più poveri, più svantaggiati, accolti nella scuola. È stata un'esperienza molto, molto bella, molto anche commovente dal punto di vista umano. Il primo figlio l'ho partorito in una piccola clinica vicino a Piacenza, dove c'era un dottore, un ginecologo e un'ostetrica molto avanti, ti facevano partorire anche col papà, che dormiva lì, avevamo la camera, noi, il bambino e il papà, e, e quindi ho fatto un parto naturale, e invece poi Gabriele ho partorito più vicino al mio paese, ma mi sono trovata molto bene. Ma perché? E io avevo già 32 anni quando ho avuto Gabriele, ma avevo un po' di problemi. Ma io ho chiesto ai dottori, voglio fare da sola, voglio fare il parto naturale, il più possibile da sola, non datemi medicine. E alla fine ho fatto quello che volevo. E le altre madri più giovani di me, mi dicevano, ah, ma perché tu la musica? Perché tu qua, tu là? E io ho detto, perché io volevo far così. E dopo la dottoressa, che mi ha aiutato a partorire, lei ha detto, quando noi vediamo le donne che sono consapevoli, che sanno quello che vogliono, le lasciamo libere. E io ho avuto la fortuna
di incontrare una dottoressa durante il parto che aveva fatto l'esperienza nell'ospedale dove io ho avuto Serena e quindi conosceva quell'altra clinica. E i bambini cambiano completamente la vita della coppia. E quindi io e Sergio siamo andati un po' in crisi con i bambini. Una prova abbastanza impegnativa avere i bambini. E Sergio voleva aspettare avere il bambino. Invece io no, è arrivato e abbiamo avuto un po' di problemi con la Serena. È tutta colpa di Sergio, perché è stato lui a... Parlavamo molto della nostra vita insieme, di come volevamo vivere insieme e quindi lì abbiamo cominciato a parlare di una vita diversa, via dalla città, una vita più semplice e a contatto con la natura. Ma soprattutto Sergio aveva molto esigenza di questo. Io ero felice della mia vita, dei miei rapporti umani, facevo un lavoro che mi piaceva, quindi, ma mi attirava molto il cambiamento e anche cambiare il luogo. Mi piace cambiare, quindi poi ho seguito lui, abbiamo elaborato questo progetto insieme e poi ho seguito lui per amore fondamentalmente. Nel frattempo i genitori di Sergio sono venuti a vivere qua, anche loro perché volevano fare un'altra vita, ma è stato il destino, è stato il destino. Allora, la scelta di cambiare vita, venire da Milano e arrivare qua, è nata da due considerazioni. Una, quando ho avuto i figli, io ho avuto un'infanzia quando avevo dai 5 ai 7-8 anni in provincia di Firenze, ma in campagna, molto in campagna, campagna di 60 anni fa, per cui ancora più campagna che ora. Eravamo solo io e i miei fratelli, noi tre, e un altro bambino, figlio dei contadini, dei vicini. E noi abbiamo fatto un'infanzia selvatica, nei boschi, nel fiume, a prendere animali, a fare capanne, una cosa che io ho sempre ricordato insieme ai miei fratelli come uno forse dei momenti più belli della mia infanzia. E volevo dare ai miei figli la stessa possibilità di vivere allo stato brado, come si dice. E questa è stata una considerazione. Poi, insieme a Teresa, avevo fatto tutto un percorso di presa di coscienza dell'alimentazione, del modo di vivere, per cui eravamo passati per l'alimentazione naturale, biologici, alimenti biologici, ero diventato vegetariano. E allora il passo successivo mi sembrava giusto fosse quello di riuscire a produrmi da solo quello che mi serviva per vivere.
inizialmente appunto il progetto era impostato forse sicuramente in modo velleitario su una piccola isola di autosufficienza, una piccola nicchia ecologica al di fuori del sistema. E in realtà io, Teresa e altri nostri due amici, quando abbiamo ipotizzato questo progetto, cercavamo nella zona della Maremma, perché ci piaceva l'idea di essere non sulla costa, perché d'estate è troppo turismo, essere all'interno, ma in 20 minuti, in mezz'ora, poter andare al mare periodi fuori stagione, quando c'è poca gente. Però dopo un po' di tempo che non abbiamo trovato niente in quelle zone lì, poi c'è stato un disguido, diciamo. Quest'altra coppia di nostri amici ha cambiato progetto, siamo rimasti io e Teresa. I miei genitori erano venuti ad abitare a Poppi per puro caso, da un po' di anni, però Poppi in paese. E mio padre, avendo sentito che io avevo questo progetto, e forse anche per un suo interesse per avere poi un figlio vicino quando fosse stato più vecchio, lui e mia mamma, ha cominciato a cercare in zona e ha trovato questo posto. Questo posto in fondo corrispondeva anche alle possibilità economiche non eccessive che avevamo, c'era ancora da sistemare la casa e così via. E per cui diciamo che sì, non è stato proprio scelto, però insomma è diventato, ci siamo trovati comunque bene. Originariamente sono nato e abitavo a Torino. Mio padre per lavoro ha sempre girato l'Italia. E io da piccolo questo l'ho sentito come un problema, come un peso, perché per fortuna eravamo io e i miei fratelli, eravamo molto uniti, però ogni volta gli amici che ti facevi a scuola così, tagliavi tutti quei ponti lì e andavi in un posto dove non conoscevi nessuno. Per cui diciamo che da piccolo l'ho sofferta e per reazione ho pensato di trovare un posto dove stare fisso. E anche loro mi hanno aiutato molto ad aprire la mia mente perché era una famiglia molto diversa dalla mia e dunque mi ha arricchito e aperto ulteriormente la mente, la mentalità. Papà di Sergio amava molto questo posto, e ha visto che era in vendita e ci ha contattato e siamo venuti qua. Può darsi che sia stato il destino. Anche questo posto io l'ho visto da fidanzata con Sergio. Un giorno suo padre ci ha portato qua a conoscere un amico di suo padre, un tipo molto originale anche lui, che viveva qua in roulotte e c'era tutto la casa rotta, insomma
la casa era tutta rotta, questa era giù e non avevano ancora comprato la famiglia tedesca e mai avrei pensato di venire a vivere qua, mai. È il destino, può darsi che ci sia un destino. Io lavoravo da 20 anni, non ho avuto la possibilità di fare lo stesso lavoro qua perché io ero dipendente del Comune di Milano e allora a quei tempi davano ancora la pensione. Io a 40 anni ero in pensione ed è stata la nostra salvezza economica. E quindi poi la mamma di Sergio è rimasta sola con dei problemi di salute, lei è diventata cieca e quindi io ho aiutato la mamma di Sergio e può darsi che abbiamo sbagliato, può darsi, ma sono molto contenta di aver fatto questa scelta, soprattutto anche per essere stata vicino alla mamma di Sergio e averle dato la possibilità di fare la nonna e di vivere i suoi nipotini. Per 10 anni lei ha fatto la nonna e ha vissuto con i nipotini. E poi io e lei eravamo legate perché lei aveva 3 figli maschi e dunque per lei era importante avere un'altra donna in famiglia. Eravamo amiche. È stato molto positivo per me questo. Noi avevamo già visto molte case con i nostri amici in Toscana. Un giorno papà di Sergio ha detto andiamo a trovare, qui vivevano dei tedeschi e io sono venuta l'anno della nascita di Serena, la mia prima figlia. Serena era nel marsupio, aveva 5 mesi. Abbiamo visitato il posto, ma entrando in casa è stata la casa che ci è sembrata più intima, più accogliente e che ci ha fatto dire sì, ok, qui potremmo vivere a casa. Il salotto che è ancora accogliente è il cuore della casa, sì. Non abbiamo guardato tante caratteristiche della casa e del luogo perché per noi era più importante vivere qua, vivere qua. Poi d'estate, quando avevamo delle vacanze, venivamo qua coi bambini, però vivevamo ancora là per lavorare e poter guadagnare i soldi per pagare la casa qua. E quindi abbiamo cominciato a vivere un po' qua d'estate, ma non era assolutamente la stessa cosa di vivere qua sempre. E soprattutto all'inizio è stata quasi magica per noi, magica. Sì, ci sembrava di vivere in una bolla a parte, sì, in una bolla a parte e poi molto contenti di essere noi i nostri bambini. Io e Sergio abbiamo sempre amato l'intimità della nostra famiglia, il gruppo famiglia, noi i nostri bambini. È stata sempre una cosa molto bella per noi e quindi qui l'abbiamo vissuta perché non conoscevamo nessuno e quindi eravamo solo noi e i nostri bambini. Quando siamo venuti a vivere ci siamo accorti che la realtà qua era molto diversa dalla Lombardia e abbiamo avuto dei problemi che non pensavamo di avere. La gente era molto diversa e molto chiusa e le idee erano diverse. Noi eravamo più avanti, senza superbia, ma noi eravamo già
più avanti e quindi per noi è stato un po' difficile. Anche l'esperienza della scuola non è stata molto piacevole, perché io che ho fatto l'educatrice mi sono trovata delle maestre dei miei figli che erano chiuse. In Lombardia c'erano già diversi immigrati e io a Milano avevo in classe diversi bambini che venivano da tutte le parti del mondo e qua no. E loro non volevano i bambini immigrati e loro, io dicevo, ma andiamo verso una società multirazziale, è normale, la scuola li deve accogliere. E loro dicevano, ah, lei viene da Milano, con disprezzo. Ecco. È incredibile, per me è stato uno shock avere delle persone così e mi sono anche arrabbiata molto, sì. Una volta, alla fine dell'anno scolastico, della scuola primaria, i genitori dovevano guardare i libri di testo e io ho preso un libro, era il libro di religione per i bambini di prima elementare, del primo anno. E le prime pagine erano sulle varie religioni del mondo, con il bambino indiano, il bambino cinese. E io ho detto, tranquilla, mentre guardo, ho detto, ah, mi piace molto questa impostazione non dogmatica, il grande respiro, mi piace molto per i bambini piccoli. E una maestra mi ha detto, ah, i bambini non la vedono neanche quella pagina, non la vedono neanche. Io ho cominciato un po' a incazzarmi, a arrabbiarmi e lei ancora, ma no, i bambini no. E io ho detto, stai sicura che i miei figli, se io voglio far vedere questa pagina, la vedono. Al punto che io e Sergio una volta abbiamo detto, abbiamo sbagliato a venire qua, perché non abbiamo pensato ai bambini, ce li rovinano. La scuola ce li rovina perché noi insegnavamo altro. Abbiamo avuto dei dubbi principalmente quando i bambini sono andati a scuola. È brutto fare delle critiche, ma qui la mentalità, specialmente 50 anni fa, 30 anni fa, quando siamo venuti, era molto più indietro della provincia di Milano. Milano era una città europea, era come Parigi, come Vienna, come Berlino. Qua invece era una realtà agricola come poteva essere la stessa provincia di Milano 60 anni fa, per cui le maestre della scuola avevano non avevano una grande apertura, molto c'era e penso ci sia ancora molto maschilismo, molto l'idea del patriarcato che è tipico comunque della civiltà contadina, però questo ci ha fatto venire dei dubbi, non tanto per noi che possiamo affrontare anche le situazioni, quanto per loro perché abbiamo detto forse abbiamo sbagliato a portarli qua e su altri aspetti no, vabbè, c'è momenti di difficoltà, magari ci sono stati dei momenti in cui c'erano un po' più di difficoltà economiche, poi sono passate, o anche magari difficoltà nei rapporti fra di noi, però cose normali che potevano succedere, diciamo, in qualsiasi posto fossimo stati. La differenza forse è stata proprio quella, lo scontro con una mentalità un po' più chiusa, un po' più vecchia che abbiamo trovato qua e che insomma ci aveva messo un po' in difficoltà, forse anche per questo Serena, nostra figlia, appena è stata maggiorenne, ha voluto venire via di qua, è tornata a abitare dove abitavamo noi prima, dove c'erano i suoi cugini e tutta la banda dei figli dei nostri amici, che più o meno avevano tutte la stessa età,
e che effettivamente era un ambiente completamente diverso a livello di vivacità, di socialità e così via. Gabriele, forse perché è arrivato che era più piccolo, forse perché boh, si è adattato un po' meglio. Ed è stato difficile anche per loro, eh? Sì. Poi piano piano abbiamo anche capito perché loro erano diversi. Per esempio, tutti i discorsi sulla coltivazione biologica senza pesticidi, la gente di qua, i contadini, non gli interessava. E poi noi abbiamo capito. Io ho capito perché. Allora, loro vivevano ancora nel bello, in mezzo alla natura, con tante verdure e dunque non avevano l'esigenza. Tu hai l'esigenza di cambiare quando stai male. In Lombardia c'era più lavoro, più industrializzazione e si stava già più male. E mentre qui la gente stava ancora molto bene e ancora adesso sta bene. E quindi anche la nostra attività per il biologico, per la coltivazione senza pesticidi, dalla gente del posto è vista un po' sì, ma con un po' di ironia anche, ma è anche la storia dei luoghi. Io pensavo di avere dei rapporti di amicizia con le persone vicine, invece no, perché siamo sempre stati forestieri. Dopo quasi 20 anni, un giorno, la mia vicina ci ha telefonato e ha detto: non volete venire a bere il caffè? E io ero emozionata. E io ho detto a Sergio: Sergio, la Iris e il Mario ci dicono di andare a bere il caffè. Per me era una cosa eccezionale. E da lì la prima volta poi sempre siamo andati da loro a bere il caffè, a chiacchierare, a giocare alle carte. Molto bello anche quel rapporto, sì. Ma paradossalmente noi andavamo molto d'accordo di più con i vecchi e non con i giovani. Qui i giovani volevano ancora scappare dalla campagna e dalle loro origini contadine. E questo cambiamento sul nord era già stato fatto negli anni 60 e dunque per loro vecchi contadini, per loro era incredibile che noi avessimo fatto il contrario, che siamo venuti qua e volevamo vivere come loro. Quindi loro ci amavano molto perché potevamo essere i loro figli ideali. Il nostro primo inverno, io ho portato dalla Lombardia tanti maglioni, tante coperte, perché io pensavo farà molto freddo là nei boschi, no? E invece abbiamo visto che qui l'inverno non è umido come in Lombardia, è un bel freddo forte, strong, ma secco, e quindi si stava molto meglio. I miei bambini quando andavano a scuola si ammalavano sempre, il raffreddore, l'influenza, e qua mai, non sono più ammalati qua. E l'inverno è stato magico, magico, perché vivere in campagna vuol dire c'è un periodo dell'anno prima che le piante germogliano, tu devi tagliare le piante del tuo bosco per raccoglierle per avere la legna per l'inverno, per l'inverno. E noi non avevamo legna, perché siamo arrivati a maggio e non avevamo raccolto. Allora andavamo nei boschi a raccattare la legna, a far andare la stufa. Sì, è stata proprio un po' da pionieri, ma è stato piacevole, sì, sì. Era una vita nuova, veramente bella. E poi gli animali, e poi la neve, sì, veniva molta neve qua. Una volta i bambini sono stati a casa da scuola una settimana, perché c'era troppa neve e il bus era pericoloso venire fin quassù col bus. E siamo stati una settimana solo noi
e loro andavano su e giù con lo slittino, da là andavano fin giù lì. Bellissimo, bellissimo per i nostri figli e anche per noi, sì, sì, sì. Il progetto era più, soprattutto per Sergio, per provare a vivere l'autosufficienza, cioè produrre quello che ti serve per vivere. Era un progetto molto difficile e tutti i nostri amici dicevano non è possibile, non è possibile e Sergio diceva sì, ce la faremo e io mi affidavo a lui, era più il suo progetto, no? E quindi poi ci siamo scontrati anche con dei problemi burocratici, ci siamo scontrati con i problemi burocratici, i problemi delle leggi e abbiamo scoperto che non eravamo proprio liberi di fare come volevamo. Ma è sempre soprattutto Sergio che vive male questo aspetto della burocrazia, del sistema che incombe. Comunque è stato positivo, io avevo la mia pensione, avevamo anche dei soldi da parte, abbiamo sempre messo dei soldi da parte per questa vita futura perché non sapevamo come sarebbe andata a finire. E i primi anni Sergio ancora lavorava per Milano e siamo andati bene. Poi lui ha perso il lavoro, abbiamo dovuto veramente provare a vivere di autosufficienza. Per me è stato faticoso soprattutto per Sergio, perché Sergio qui ha tirato fuori dei lati del suo carattere, della sua personalità che io non conoscevo, non pensavo fosse così. Per me lui era meglio che stava là a Milano, nel sistema, per me era più facile, invece lui qua ha cominciato a pensare, faccio così, faccio cosà, non bisogna sprecare l'acqua, faccio questo. Allora per me è diventato un po' faticoso, ma io ho accettato perché era un buon progetto, era positiva. Lui è molto avanti, secondo me lui è molto avanti, è sempre stato molto avanti rispetto anche alla politica. E quando noi eravamo giovani molti dei nostri amici erano impegnati politicamente e quando noi abbiamo deciso di venire qua, di fare questa scelta, alcuni di loro ci hanno detto che noi abbandonavamo la lotta politica. E noi abbiamo detto no, noi la mettiamo in pratica la lotta, perché questo è il cambiamento della vita che porta al cambiamento della società. Nel nostro piccolo noi facciamo questo e dopo piano piano gli amici hanno capito, venendo qua hanno capito. Tantissimi amici che sono venuti i primi anni, tant'è che Gabriele una volta a 3 anni, finita l'estate, gli amici venivano soprattutto d'estate, Gabriele ha detto, quando sono tutti partiti, lui ha detto, mamma, adesso siamo ancora una famiglia? È incredibile, eh? Adesso siamo ancora una famiglia, soltanto noi. Sì, sì, sì. Ma io penso che al di là degli sbagli, delle fatiche, innanzitutto i nostri figli hanno vissuto una buona infanzia, molto libera, contatto con la natura, con gli elementi naturali. Intanto perché il sistema ti raggiunge comunque con le tasse, le bollette, devi avere una macchina, una macchina per cui hai bisogno di assicurazione, bollo, tutto quanto. L'autosufficienza alimentare, anzi in teoria doveva essere un'autosufficienza completa,
è abbastanza difficile da fare solamente coltivando, anche perché questa nel Casentino, adesso meno col cambiamento climatico, ma quando siamo arrivati aveva una stagione di produzione delle verdure, della frutta abbastanza limitata. Aveva una primavera che cominciava tardi e un inverno che arrivava presto. L'autosufficienza diciamo, si è ottenuta lavorando fuori comunque. Faccio dei lavori, le cose che ho imparato a fare qua, un po' di lavori edili, un po' di lavori di falegnameria, eh, anche lavori di agricoltura, diciamo, trovando in giro dopo un po' di anni si è cominciata a creare una certa rete e ho avuto la possibilità di fare questi lavori qua fuori, per cui è ovviamente pagato e diciamo l'autosufficienza si è ottenuta così, non come idealmente speravo, ovviamente senza nessuna esperienza pratica, direttamente, semplicemente coltivando quello che mangiavo e riducendo il più possibile i bisogni esterni. Boh, questo diciamo che è diciamo, il progetto iniziale utopistico, poi il compromesso con la realtà e tutto sommato comunque funziona. E soprattutto che io e Sergio abbiamo provato a mettere in pratica i nostri sogni. Abbiamo rischiato e abbiamo provato a mettere in pratica i nostri sogni. Anziché vivere male e dire però avremmo voluto, avremmo potuto fare e non l'abbiamo fatto. Semplicemente. In questi ultimi anni poi diciamo che la rete di amicizie con altre persone che più o meno hanno fatto una scelta simile alla mia e più o meno hanno anche le stesse idee sull'alimentazione, le stesse idee anche politiche, mi ha permesso di creare anche un giro di amicizie e di contatti che in parte appunto mi servono per poter scambiare le mie competenze, diciamo che Il problema principale è sempre stato quello economico. Pur vivendo con poco, ci sono cose da pagare, le tasse, ci sono cose che tu devi pagare. E poi la nostra fortuna è che qua in Casentino il costo della vita è più basso della Lombardia, dunque ce l'abbiamo sempre fatta senza fare debiti e niente. Però Sergio ha fatto tanti lavori. Inizialmente lui lavorava là ancora, ma poi quando ho perso il lavoro, perché sono cominciate le grandi fusioni, i grandi cambiamenti a livello industriale, lui poi qui ha fatto tanti lavori. È incredibile, Sergio sa fare tante cose, io lo ammiro molto per questo, sì, è veramente forte. appunto come dicevo sono riuscito anche a ricreare una rete di amicizie che mi sta molto a cuore, che, che- che mi fa piacere e questo mi spinge anche a impegnarmi, diciamo, nel sociale, insomma, in varie associazioni, in vari gruppi che portano avanti, insomma, progetti anche diversi, ma tutti più o meno con un indirizzo finale che è quello, diciamo, genericamente, insomma, della salvaguardia dell'ambiente, della conservazione dell'ambiente più che altro. A me piace fare la vita di campagna, però non pensavo fosse una vita così dura, dura, molto faticosa, poco tempo libero. Esempio, io quando vivevo in Lombardia, io amavo Pentre, e io pensavo di venire, mettermi a dipingere la natura, i fiori, ma non è mai stato possibile.
un'altra cosa che ho notato, io ascoltavo sempre musica là e qui no, perché preferivo sentire i rumori naturali, è incredibile. E ho visto che è molto importante riuscire a cambiare. Ogni cambiamento aiuta a conoscere te stesso e ti mette alla prova, perché, esempio, io pensavo, era un po' isolato per me qua, e io dicevo a Sergio, però se non mi piace andiamo via, se non mi piace, perché io ho un altro carattere di Sergio, famiglia numerosa, impegno sociale, la scuola, i bimbi, quindi e io ho detto ma... E invece poi ho visto che ce la fai e tiri fuori delle risorse da te stesso che non pensavi di avere. Penso una buona compagna per Sergio, anche se molto, io sono molto passionale e molto incazzereccia, diciamo, non so. Lui è più calmo, più tranquillo, più pacato, ma io penso di essere stata una buona compagna proprio per l'esperienza che io ho avuto nella mia famiglia. Un'altra ragazza non sarebbe stata qua. Assolutamente, sì, sì. Non ho mai avuto e non ho neanche ora nessuna velleità imprenditoriale. Non voglio, non mi interessa dimostrare, adesso lo dico un po' brutalmente, di avere successo, di fare qualcosa per diventare più ricco, più cosa. Quello che mi bastava era la sopravvivenza, molto basilare. E per cui qua io, vabbè, appunto c'è questa casa qua, le coltivazioni sono sempre state limitate all'uso nostro, ai bisogni nostri, però appunto, dato che, come ho detto, il concetto comunque era quello di preservare l'ambiente il più possibile, ho cercato sempre con modi, con tecnologie molto basilari, a ridurre il più possibile il mio impatto, quella che si chiama l'impronta ecologica. Allora, appena ho avuto la possibilità, vabbè, ho fatto un impianto di pannelli solari e cerco di fare molta attenzione all'uso dell'elettricità nella casa, per cui sfruttando le giornate di sole, sfruttando le ore in cui c'è maggiore energia per fare gli utilizzi che assorbono più energia. Poi, dato che qua comunque c'è un grosso problema che è peggiorato in questi anni di mancanza d'acqua, io c'ho un pozzo con una pompa elettrica che finora ha sempre dato acqua, però per evitare anche di sfruttare troppo la falda, ho cercato il più possibile di accumulare, di fare riserva delle acque piovane nei periodi di autunno e primavera, quando sicuramente la pioggia abbonda, e negli anni ho cercato di fare sempre più depositi di acqua. Poi c'è tutto il problema delle zanzare, per cui cercare, e il problema delle foglie che cadono, per cui c'è sempre da fare una certa manutenzione, che non sempre riesco a essere presente sulla pulizia di questi depositi dell'acqua, la filtrazione dell'acqua.
e un sistema che poi è anche lì potrebbe essere più efficiente, più tecnologico, però finora è molto, mi baso principalmente sui vasi comunicanti, ovvero cerco di avere i depositi più in alto di dove mi serve l'acqua e poi col sifone innesco la caduta dell'acqua per l'irrigazione. Ho intenzione di migliorare comunque un po' la cosa, anche perché io ho tutte queste cose in mente, so come funzionano, so come cosano, ma ammetto che sono complicate. Se dovessi anche semplicemente dovessi andare via per pochi giorni, per quelli che sono qua sarebbe difficile capire come funzionano tutte queste cose poco automatiche, molto, molto manuali. Per cui sì, un po' ho intenzione di migliorare e lo voglio fare, lo sto facendo insieme a Gabriele, mio figlio, che lui comunque vuole provare a restare qui e allora cerco tutti i lavori che prima facevo anche da solo e che solo io sapevo come funzionavano, adesso cerco di farli insieme a lui perché così anche lui e effettivamente anche lui anche sulla riparazione dei mezzi agricoli, che ovviamente in una situazione così non ti puoi aspettare di telefonare, chiamare l'idraulico se c'hai un rubinetto che perde, chiamare il meccanico se c'hai una gomma che si è bucata. Devi cercare di fare il più possibile da te le cose, di meccanica, di idraulica, di elettricità, di falegnameria appunto, di muratura. E per cui in questi anni qua, quando Gabriele è diventato un po' più grande, ho cercato sempre di fare lavori insieme a lui per passargli in parte quello che avevo imparato in questi anni. Abbiamo fatto vari esperimenti anche di coltivazione, ma abbiamo incontrato dei problemi. Per esempio, i primi anni coltivavamo il grano per avere la farina, per fare il pane, la pasta, tutto da noi, per l'autosufficienza, ma è stato faticosissimo. Allora, noi abbiamo contattato un'azienda che ha le macchine per fare le lavorazioni dei cereali nei campi, ma loro sono venuti a vedere e hanno detto no, le nostre macchine non passano da questa strada, i terreni non vanno bene, sono troppo difficili, e quindi noi abbiamo dovuto fare tutto a mano, raccattare tutte le spighe, incredibile, e coi bambini togliere tutti i chicchi. E io dicevo a Sergio, ma tu sei matto? Sì, è stata un'esperienza, ma io ho detto, io non faccio questa vita, io non sono la Ines, nostra vicina, io non posso vivere così, sono un'altra donna, un'altra generazione, ho altre esigenze, e quindi poi abbiamo fatto altre coltivazioni. No, poi abbiamo conosciuto altri coltivatori di qua, abbiamo la fortuna di avere molti amici che lavorano dei piccoli luoghi così, e quindi abbiamo la possibilità di comprare i cereali, la farina per fare il pane, legumi e tutte le cose, le materie prime che noi non possiamo produrre perché loro hanno più campi e le prendiamo da loro. Veramente Sergio, lui non voleva fare un'altra impresa, cioè lui voleva proprio vivere a sua misura.
E in questo è stato un po' egoista, secondo me, perché lui voleva fare la vita che gli piace e quindi ehm, è stato così. Diciamo, il mio problema principale è stato questo, ma l'ho capito piano piano. Anche perché appunto cambiando vita ci siamo accorti che quando tu vivi nel sistema, il sistema ti crea falsi bisogni. Falsi bisogni. Io prima di venire qua mi vestivo sempre bene, mi truccavo tutte le mattine, le scarpe col tacco. Poi piano piano mi sono liberata perché qui non serve, non è necessario e questo è stato molto sì, interessante anche scoprire che tu puoi vivere in un modo molto più semplice, essenziale e anche educare i bambini a vivere così, a dei valori diversi. Sì, veramente. Noi abbiamo sofferto molto di non trovare persone simili a noi come idee. Erano persone un po' chiuse. Perché ovviamente quando siamo arrivati non conoscevamo nessuno. Attraverso la scuola abbiamo conosciuto dei genitori di altri bambini, ma non avevamo ancora trovato persone con la nostra stessa sensibilità, le nostre stesse idee. Diciamo che il salto di qualità è stato questo primo gruppo che era un GAS, gruppo di acquisto che che acquistava solo alimenti e prodotti biologici. Questo gas è stato il primo passo, però ancora, almeno dal mio punto di vista, non c'era la parte molto politica, diciamo anche di lotta politica. Il secondo passo è stato quest'altro gruppo, l'Associazione Biodistretto Casentino, nata anche questa praticamente per caso. Le amministrazioni comunali hanno invitato i vari produttori agricoli del comune di Poppi e degli altri comuni per un eventuale progetto sì, cos'era? Era un negozio di prodotti locali, per cui vedere se c'era la produzione sufficiente, se c'era un interesse così. Quel progetto lì dell'amministrazione è praticamente finito in niente, però in questi incontri ci siamo ritrovati persone come me che io non sapevo che esistessero a 20 minuti di macchina dall'altra parte della collina, che avevano fatto la scelta proprio come me, e che avevano le stesse difficoltà che avevo io, che anche loro pensavano di essere da soli, sperduti su una montagna a cercare di fare qualcosa di particolare. Allora ci siamo messi insieme, siamo riusciti a creare questa associazione in cui il lavoro è più politico. Il nostro obiettivo finale sarebbe quello che tutta la vallata del Casentino potesse essere di agricoltura biologica, di non avere impatto chimico, essendo anche una valle chiusa dove nasce questo Larno, questo fiume, per cui non ci sono influenze dall'esterno come potrebbe essere le montagne, danno una certa protezione anche dall'inquinamento atmosferico, assolutamente non completamente, però anche l'inquinamento che potrebbe venire da Firenze viene fermato dalle montagne. C'è un parco importante, il Parco delle Foreste Casentinesi, un po' sull'altro versante, ma comunque vicino c'è un altro parco, Vallombrosa, che è un altro bosco molto, molto grande. Se si riuscisse veramente a evitare di avere un'agricoltura come purtroppo invece nei piani dell'Arno, i campi più produttivi dove viene messo girasole e il mais, le cose più redditizie, diciamo, e vengono trattate allo stesso modo di come può essere l'agricoltura della Val Padana, che è quella più inquinata, mi sembra addirittura più inquinata d'Europa. Poi ultimamente diciamo che si è creato un terzo gruppo in cui comunque ci sono anche persone ancora o del gas o del biodistretto,
qualcuno nuovo. Su questo argomento specifico, che ultimamente è quello su cui mi sono anche impegnato di più, diciamo, e questa nuova legge europea vuole promuovere questa nuova tecnologia di organismi di fatto geneticamente modificati e vuole imporre, tra l'altro, non proporre, perché secondo come vogliono costruire la legge, nessun paese dell'Unione Europea potrebbe rifiutare di utilizzare sul suo territorio queste nuove sementi, queste nuove sementi modificate. Di fatto ci sono anche ci sono vari aspetti. Allora, un aspetto sarebbe l'aspetto ambientale, perché comunque è stato dimostrato, era già successo con i vecchi OGM che per fortuna erano stati abbastanza limitati a livello europeo, che se tu fai un pezzo di terreno coltivato con queste piante, ovviamente l'impollinazione contamina anche tutti gli altri campi intorno che dopo diventano tutti omogenei e teoricamente tutti modificati geneticamente nella generazione successiva. Per cui ci sarebbe un appiattimento della biodiversità, questo a livello ambientale. Poi a livello politico, tutte queste sementi particolari in Italia vengono chiamati TEA, TEA, tecniche di evoluzione assistita, li chiamano, per far immaginare che sia semplicemente l'evoluzione naturale un po' aiutata. Tutte queste sementi sono brevettate, vengono brevettate dalle grosse industrie sementiere, per cui dopo l'agricoltore non potrebbe più riseminare i suoi semi come faccio anch'io dei miei pomodori, raccolgo i semi e l'anno dopo risemino i miei semi. Dovresti acquistare le sementi di queste industrie, per cui si crea una dipendenza, si crea la proprietà privata sul cibo, che è la base che dovrebbe essere disponibile per tutti, per tutte le persone. E questo appunto è un aspetto sia sociale che politico, ovviamente, perché ci sarebbe anche un controllo. Se poi a livello mondiale, come potrebbe succedere, rimangono queste, non so, 10 varietà di grano, solamente quelle brevettate, tutti gli altri semi sono spariti, uno Stato proprietario di queste sementi può fare anche una pressione politica su un altro Stato, non dandogli la possibilità di avere queste sementi e non ci sono più le sementi locali. Questo ad esempio in India, non so, tu conosci Vandana Shiva, lei ha fatto un grosso lavoro su questo perché in India questo ha già pesato molto. Tutte le sementi che i contadini avevano raccolto in generazioni selezionate hanno rischiato o sono state spazzate via dalle multinazionali, principalmente europee occidentali, che hanno imposto le loro sementi. Io so che ci sono stati molti contadini che sono stati ridotti sul lastrico, si sono suicidati anche. Anche in America, col mais, io avevo visto un servizio alla televisione che faceva vedere come dei contadini che avevano sempre avuto anche loro il loro mais, riproducevano il loro seme, di fianco veniva seminato un appezzamento in quel caso lì era mais Monsanto, brevettato, veniva una impollinazione incrociata, i tecnici della Monsanto andavano nel campo del vicino, facevano delle analisi, le analisi dimostravano che il suo mais aveva le caratteristiche di modificate brevettate e accusavano questa persona di aver utilizzato la loro semente brevettata senza pagarla, per cui cause legali e questi contadini che perdevano soldi, perdevano le loro proprietà. Dato che quando siamo venuti a conoscenza di questa situazione si è creato appunto questo nuovo gruppo, questo comitato che vorrebbe combattere contro queste cose qua e
ci si è creata una piccola rete a livello toscano di altri gruppi del genere e c'è anche una rete a livello nazionale e infatti anche a livello nazionale stiamo puntando molto anche sulle isole. C'è in Sicilia un progetto per cercare di non far arrivare niente di queste nuove sementi modificate geneticamente, un inizio anche in Sardegna e un tentativo anche sull'isola d'Elba, perché anche l'isola dà l'idea di potersi difendere meglio dalla contaminazione. Il distretto casentino, quando è nata, ci siamo trovati, eravamo tutti agricoltori, alcuni biologici certificati secondo la normativa italiana e europea e altri come me non certificati ma che da sempre hanno fatto un'agricoltura senza l'uso assoluto. Io non uso neanche i prodotti che in agricoltura biologica sono ammessi, non uso niente. Voglio vedere le piante, certe volte infatti non va tanto bene, le piante come riescono ad andare avanti senza nessun apporto di sostanze neanche consentite. Allora, subito all'inizio della costituzione di questa associazione c'è stato un po' un contrasto tra quelli certificati e quelli come me che non erano certificati, perché quelli certificati dicevano noi dobbiamo seguire certe regole, abbiamo anche dei costi in più perché la certificazione ci costa, voi fate un po' come vi pare, detto da parte loro, e nessuno ci garantisce che siate veramente biologici. A livello personale ci si conosceva, per cui si sapeva che certe persone veramente erano più del biologico, erano ancora più avanti. Però fra altri che non si conoscevano c'era questo contrasto. Allora abbiamo messo proprio nello statuto della nostra associazione, abbiamo messo intanto di equiparare allo stesso livello i certificati e i non certificati, però per i non certificati c'è l'obbligo tutti gli anni, una volta l'anno, di fare una visita alla loro azienda. Può venire chiunque, ma assolutamente deve venire un tecnico agronomo, ovvero una persona che sa, ha studiato, sa di cosa si sta parlando, capisce se c'è qualcosa di sospetto.
aperta a tutti, per cui un consumatore, uno che compra i nostri prodotti al mercatino e vuole vedere se veramente sono fatti come si deve, vuole vedere cosa ci sta dietro, che lavoro c'è dietro a un prodotto che dopo ha un prezzo effettivamente un po' più alto di quello che trovi nel supermercato. Secondo noi c'è anche dei valori ovviamente molto più alti di valori nutrizionali, un gusto, e anche questo spesso viene riconosciuto, però c'è anche dietro un lavoro in più, perché comunque anche sono tutte aziende piccole, per cui per l'economia di scala è più impegnativo anche fare le cose. Allora abbiamo creato questo sistema, ci siamo adeguati a questo sistema che esisteva già, il sistema di garanzia partecipata, e facciamo questi incontri nelle aziende in cui abbiamo deciso di strutturare la mezza giornata o la giornata, a seconda dei casi, in questo modo. Allora, dato che comunque per il produttore può essere una perdita di tempo, perché l'attività agricola occupa molto tempo, e avere questa giornata in cui viene gente, ti chiede, vuole vedere, eccetera, eccetera, si cerca di fare, di proporre un lavoro abbastanza semplice che possono fare, che può fare chiunque, per aiutare l'agricoltore in un qualcosa che magari per lui sarebbe un impegno facendolo da solo di 2 o 3 giorni, e magari essendo in 10-15 persone si riesce a fargli questo lavoro in mezza giornata. Per cui diciamo che lo ripaghiamo del tempo che lui perde insieme a noi con questa piccola parte di lavoro. Non vogliamo che sia una cosa di controllo, perché per noi è sbagliato, non siamo dei gendarmi. E vogliamo che la gente abbia poi fiducia nella persona, la conosca. C'è sempre un'ultima parte conviviale, un pranzo se abbiamo fatto il lavoro la mattina, una cena se si è fatto il lavoro il pomeriggio, in cui si mangia tutti insieme, ognuno porta qualcosa, si creano nuove amicizie. Abbiamo visto che si sono create anche collaborazioni fra aziende. Ad esempio c'è un'azienda che è un birrificio artigianale, dico una mia esperienza personale, fa birra artigianale con l'orzo che produce in azienda, e è stata interessata a fare una birra alla canapa, con la canapa che produco io come azienda. Persone che erano molto scettiche, erano molto critiche, pensavano che fosse un po' una finta, che non ci fosse anche un vero controllo, che fosse un po' una cosa buttata lì, di non grande valore. Quando ha partecipato ha visto come funzionava e ha cambiato idea. Si è reso conto, e molte anche aziende certificate che non avrebbero l'obbligo per la nostra associazione di fare queste visite, la vogliono fare proprio perché vogliono far vedere come lavorano direttamente ai consumatori, vogliono avere questo momento sia di aiuto in un lavoro, ma di festa anche, di festa, di stare insieme, perché comunque essendo anche tutti un po' sparpagliati su queste colline, ogni momento in cui c'è la possibilità di trovarsi, di chiacchierare, di stare bene insieme, cerchiamo di esserci, insomma.